Signori, purtroppo è successo. L'incubo che ci attanagliava negli scorsi giorni si è trasformato in realtà. Sì, perché lunedì 20 novembre la Stardom ha indetto una conferenza stampa dove ha reso vacante i Goddess of Stardom Titles ed il World of Stardom Championship. Questa decisione è stata presa per colpa dell'infortunio riportato ormai dalle ex campionesse Tam Nakano e Natsupoi. Infortunio che ha impedito ad entrambe di adempiere ai compiti assegnati ad una campionessa. E allora Rossi Ogawa, a malincuore, ha dovuto procedere con quanto detto in precedenza. Perdere un titolo in questa maniera è sicuramente il peggior modo per abdicare come campionessa, semplicemente perché non ti dà l'opportunità di difendere il titolo sul campo, con le unghie e con i denti, versando anche sangue e lacrime se è necessario, ma tant'è. Purtroppo gli dei del wrestling hanno scelto così. Sta di fatto che personalmente vedere Tam Nakano e Natsupoi essere private del loro titolo in questo modo mi rattrista parecchio. Dopo una vita passata sul ring della Stardom e dopo aver sacrificato tutto per arrivare ad essere un volto della federazione, Tam Nakano riesce a raggiungere l'obiettivo più importante, quello di conquistare la Red Belt, conquista avvenuta a All Star Grand Kingdom quando riesce non soltanto a vincere il World of Stardom Championship, ma anche a battere la sua nemesi, Giulia. Dopo questa favolosa vittoria, Tam riesce addirittura a conquistare la White Belt quando a Flash in Champions batte Mina Shirakawa per coronare il sogno di diventare Double Champ, cosa che solo Mayu Iwatani precedentemente può raccontare di aver fatto. Il suo doppio regno però avrà vita breve perché perderà la White Belt solo un mese più tardi a Midsummer Champions contro Mirai. Da qui in avanti Tam riesce comunque a scrivere il suo nome nella leggenda, diventando una delle migliori World of Stardom Champion della storia, andando a difendere il titolo per ben 3 volte e arrivando ad un regno di 211 giorni, prima ovviamente di renderlo vacante per infortunio. All'orizzonte le aspettava una difesa titolata alquanto ostica contro Suzu Suzuki, che aveva conquistato il diritto di affrontare la ormai ex campionessa in un match titolato grazie alla vittoria del 5-Star Grand Prix 2023, match che purtroppo non vedrà mai la luce, almeno per il momento. Stesso discorso possiamo fare per Natsupoi e Saori Anou, che hanno dovuto rendere vacanti i Goddess of Stardom Titles per colpa del brutto infortunio capitato a Natsupoi. Anche in questo caso un regno che finisce in malo modo dopo che le due atlete avevano condotto una storyline pazzesca che le aveva accompagnate per buona parte del 2023. Saori Anou e Natsupoi si incontrarono sotto la bandiera della Stardom lo scorso aprile, quando Saori decise di unire le forze con Cosmic Angels dopo che vide Mina Shirakawa e Waka Tsukiyama abbandonare il gruppo per fondare Club Venus. Ma non tutto ciò che luccica è oro. Sì, perché i primi momenti passati insieme sotto l'effigie di Cosmic Angels per Natsupoi e Saori Anou furono difficili. Sì, è vero, nel frattempo loro due, grazie anche al supporto di Kairi, riuscirono a conquistare gli Artists of Stardom Championship, sconfiggendo Prominence a All Star Grand Kingdom nella stessa notte che vide la consacrazione della leader del gruppo come World of Stardom Champion.
Il loro regno però ebbe vita breve proprio per colpa delle incomprensioni che vennero a galla tra Saori Anu e Natsupoi, incomprensioni che costarono il titolo alle tre atlete in favore di Donna del Mondo, titoli che il team capitato da Giulia detengono tuttora. Questo portò qualche mese più tardi Natsupoi e Saori Anu ad affrontarsi in un Indian Strap Match, uno dei migliori match dell'anno targato Stardom, match che vide la vittoria di Saori ma che servì per far riappacificare le due lottatrici e a ritrovare quell'alchimia che ormai sembrava perduta. Poco tempo dopo arrivarono a battere Mina Shirakawa e Mariah May e a conquistare i tanto agoniati Goddess of Stardom Titles e a difenderli purtroppo soltanto una volta, interrompendo il loro regno dopo 99 giorni. Purtroppo dunque tutte le fatiche compiute da Tam Nakano, Natsupoi e Saori Anu per diventare un punto fermo nell'universo della Stardom sono andate in fumo, ma sono sicuro che appena saranno guarite al 100% dai loro infortuni torneranno più forti che mai per reclamare di diritto ciò che le spetta e che non hanno effettivamente mai perso. Per quanto riguarda i titoli che sono stati resi vacanti, verranno riassegnati nelle prossime settimane grazie a dei, chiamiamoli mini tornei, ma di questo parleremo nel prossimo video. Ecco perché vi invito dunque a iscrivervi al canale se ovviamente non lo avete ancora fatto, a lasciare un like, ma soprattutto a spuntare la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Inoltre qua sotto in descrizione trovate tutti i link dei miei social, così che possiate sempre restare in contatto con me e rimanere sempre aggiornati sul mondo Stardom, un mondo in continua evoluzione. Qua sotto nei commenti aspetto con ansia i vostri pensieri sull'accaduto e su ciò che può portare nel futuro della Stardom. Quindi, signori, mano alla tastiera e sbizzarritevi. Dal vostro amichevole Kirito di quartiere per oggi è tutto. Grazie di cuore e alla prossima. Matane!